Nessuno al funerale si è accorto di quella presenza. Una donna di nome Morgan si è rivolta ai social media dopo che suo padre ha condiviso un filmato inquietante registrato dalla telecamera di sicurezza installata nella sua officina. Il dispositivo era configurato per attivarsi automaticamente ogni volta che rilevava un movimento. Per mesi non aveva registrato nulla di insolito. Poi una notte, poco dopo la mezzanotte, il sensore si attiva improvvisamente e ciò che viene catturato lascia l'intera famiglia senza una spiegazione. Con la porta dell'officina socchiusa, qualcosa sembra girarsi nell'oscurità appena oltre la soglia. Una debole figura biancastra appare e scompare lentamente. Non cammina, non corre, sembra quasi scivolare nel buio e il suo movimento è innaturale, silenzioso, come se stesse osservando l'interno dell'officina senza mai entrare completamente. La parte più inquietante è che non si tratta di pochi secondi. La registrazione completa dura quasi 6 minuti. Per 6 lunghi minuti quella presenza rimane nei pressi della porta, come se fosse in attesa di qualcosa o di qualcuno. Negli ultimi 5 anni, una donna di nome Silvia sostiene di essere stata tormentata da fenomeni inspiegabili all'interno della propria casa. Secondo lei, tutto sembra concentrarsi nella cucina, un luogo che col tempo è diventato il centro di eventi sempre più inquietanti. Per documentare ciò che stava vivendo, ha aperto un canale YouTube dove pubblica regolarmente le registrazioni e molti dei filmati risultano difficili da ignorare. Per un periodo le manifestazioni sembravano essersi fermate. Stranamente però una vicina ha iniziato a raccontare episodi simili all'interno della propria abitazione, come se qualunque cosa fosse si fosse semplicemente spostata, ma la tregua dura poco. I saw something move on the drainer board, guys, and I'm sure I saw something move on the counter. Spit in the kitchen. Did you hear that, guys? Heard something. What was that? Spit in the kitchen. Oh my god, guys. Some movement there. There's some movement there. Something's happening. Spit in the kitchen. Are you pleased to be back in my kitchen? You went to a neighbour's, didn't you? And you didn't like her, did you? You didn't like the neighbour. So you come back to me, haven't you? Haven't you? Spit in the kitchen. Oh my god, guys. Spit in the kitchen, you just threw a knife. What does that mean? Does that mean you didn't like your neighbour, or are you pleased to be back in my kitchen? Oh my god, guys.
He's back, like, spit in the kitchen. What does that mean? Do you still love me? And guys, so I don't know what to think. I'm scared and pleased at the same time. Alright guys, glad I caught that. I'm so glad I caught that. I'm just going to post it now. Una sera Silvia prova a comunicare con la presenza. Pochi istanti dopo accade qualcosa. Un coltello viene scagliato via dal bancone e cade sul pavimento con un rumore assordante. Scioccata si avvicina per controllare, ma ciò che vede è ancora più inquietante. La lama inizia lentamente a ruotare da sola, centimetro dopo centimetro, fino a fermarsi, puntando esattamente verso di lei. Per Silvia non è stato un semplice fenomeno, è stato un avvertimento, una minaccia. E se ciò che vive nella sua casa fosse reale, potrebbe essere molto più pericoloso di quanto immagina. Nel video che stai per vedere, un uomo racconta di essere cresciuto in una casa che considera infestata e ancora oggi continua a viverci. Fin da bambino ha sempre avuto la sensazione di essere osservato, come se qualcosa si muovesse nell'ombra seguendo ogni suo passo. Negli anni afferma di aver assistito a episodi sempre più inquietanti, oggetti scaraventati attraverso le finestre, quadri strappati dalle pareti e presenze intraviste con la coda dell'occhio. Alla fine decide di installare delle telecamere ed è allora che ottiene ciò che considera la prova definitiva. Una parte del pesante tavolo di legno inizia improvvisamente a sollevarsi, da solo, come se una forza invisibile lo stesse spingendo verso l'alto. In quel momento non c'era nessun altro in casa, nessuno che potesse aver provocato il movimento. Ma non è tutto. In una seconda registrazione, ripresa nel cuore della notte, una sedia si allontana lentamente dal tavolo, poi torna indietro con violenza, come se qualcuno l'avesse spinta. Nonostante tutto, l'uomo sostiene di non percepire ostilità, anzi, dice di essersi ormai abituato a convivere con quella presenza. Il 28 maggio 2026 in Messico si verifica un episodio che ha fatto discutere migliaia di persone. Un automobilista sta attraversando un ponte situato lungo il viale delle Torri di Celaya quando perde il controllo del veicolo. L'auto si ribalta. Contro ogni probabilità, l'uomo riesce a uscire illeso. Ancora sotto shock, inizia a filmare la scena, ma ciò che registra pochi istanti dopo è ciò che attira davvero l'attenzione. Ve. Ve nomás cómo quedó. Dietro il veicolo incidentato compare una piccola figura, bassa, immobile. Secondo molti assomiglia a un bambino. Gli abitanti della zona raccontano una storia inquietante. 12 anni prima, proprio su quel ponte, un bambino avrebbe perso la vita in circostanze tragiche. Da allora diverse persone sostengono di aver visto una figura girarsi nei pressi della carreggiata e per molti il video potrebbe aver immortalato proprio quella presenza. L'automobilista è convinto che nei dintorni non ci fosse nessun bambino. Ma allora chi stava osservando l'incidente?
Molti credono che esistono luoghi in cui il confine tra il nostro mondo e qualcos'altro diventi più sottile e secondo alcune leggende una tomba appena scavata sarebbe uno di quei luoghi. Il 2 febbraio 2026 una famiglia indonesiana si riunisce per dare l'ultimo saluto a una persona cara. La cerimonia è ormai terminata, le persone stanno lasciando il cimitero e qualcuno decide di registrare le ultime immagini della giornata, senza sapere che sta per catturare qualcosa di inquietante. Mentre la telecamera scorre tra i presenti, una figura insolita appare tra la folla, seduta, immobile. La sua pelle sembra emanare molta luce. Nessuno dei presenti sembra accorgersi della sua presenza, eppure, riguardando il filmato, la figura è chiaramente visibile. Alcuni credono che possa trattarsi dello spirito del defunto, altri pensano che sia qualcosa di completamente diverso. Un'entità attirata dal dolore e dalle emozioni intense che accompagnano un funerale. Ma il dettaglio più inquietante è un altro. Quella figura sembra proiettare luce sulle persone sedute accanto a lei, come se fosse realmente presente. E se fosse davvero così, com'è possibile che nessuno l'abbia notata? Tu a cosa credi?